quello che sto facendo è mettere a posto questo super mega impianto, iniziando dal proiettore, perché il focus è vero che è sull'audio questa sera, ovvero su un impianto multicanale con pre e finale Marantz AV10 ed AMP10 e un sistema con BMW serie 700 nuovissime, ma c'è anche da vedere le immagini, e quindi ho iniziato con l'Epson l'LS 11000 con un proiettore LCD nativo Full HD con vubulazione 4K, e sto facendo la calibrazione come con un generatore video, un software che si chiama Kalman, e questo è il risultato che ho ottenuto, ovvero sono tutti i colori sono nel target, e l'errore, che il delta E, è veramente bassissimo perché il medio è 1,12. Adesso però, e ti spengo la luce, tu sarai contentissimo di questo, ho fatto solo la parte video in standard dynamic range, ovvero in gamma dinamica standard, quindi in alta definizione. Adesso invece devo passare all'HDR, quindi devo caricare il mio profilo che ho già preparato per misurare l'HDR, e faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto prima. Veloce. Ok, allora quello che abbiamo qui è una novità, ovvero pre-Marantz AV10 e l'amplificatore finale AMP10, presentati sì lo scorso anno, ma finalmente in versione definitiva, all'interno di un bellissimo sistema con diffusori BMW serie 700, non solo per il centrale laterali, ma anche sul round e sul round back. Avremo come sorgente il lettore Revon X200, BRX200, e come videoproiettore un Epson LS 11000, che è un proiettore LCD laser nativo Full HD ma con popolazione arriva al 4K. Utilizzeremo uno schermo da 3 metri di base in questa bellissima sala di alta fedeltà che abbiamo già utilizzato altre volte per eventi di questo tipo, anche se non abbiamo mai avuto, devo dire la verità, un sistema audio di questa caratura. Adesso ho appena finito la calibrazione video e mi dedico al check di quella audio, che è stata in realtà già preparata dai ragazzi di alta fedeltà. Allora, in particolare abbiamo il finale multicanale, che ha un rapporto qualità-prezzo molto interessante, perché dentro ci sono appunto 15 o 16 finali di potenza decisamente adeguata, e poi abbiamo questo bellissimo processore audio, la V10, che ha tra le varie caratteristiche può gestire ben 4 subwoofer, non per fare casino ovviamente, ma perché con 4 subwoofer utilizzati separatamente è molto più semplice ed efficace correggere l'acustica ambientale, quindi ci si ha molta più libertà. In più abbiamo ben 4 livelli di calibrazione, c'è la calibrazione quella Odyssey standard, col microfonino si spinge un bottone e si ha la calibrazione, poi c'è un ulteriore livello con un'applicazione sullo smartphone che permette anche altre regolazioni, poi c'è la licenza software per l'Odyssey, quella da scaricare sul computer con un microfono calibrato, e credo entro il prossimo mese o comunque entro aprile ci sarà anche per questi amplificatori la possibilità di calibrazione col Dirac Live, che quindi apre veramente molte possibilità. Poi segnalo anche uno stadio di alimentazione particolarmente curato, e qui c'è poi il marchio di fabbrica di Marantz, che ovvero utilizza componentistica discreta e non operazionali sulle varie linee audio a disposizione, ovviamente uscite bilanciate e sbilanciate. Allora, il sistema BMW serie 700 S3 prevede l'utilizzo, sono tutti componenti nuovissimi, davanti abbiamo le 2 torri, sono le 702, sempre S3, circa 6.500 euro la coppia, poi abbiamo i surround, le 704 S3, e poi abbiamo le 705, che in questo caso sono ancora la versione S2 se non sbaglio, e poi abbiamo 2 subwoofer, perché ripeto il Marantz, la V10, è in grado di gestire fino a 4 subwoofer, ne stiamo utilizzando 2, ovvero un Definitive Technology Descent DN12 con un driver da 12 pollici e 2 passivi da 12 pollici laterali, e poi c'è anche un subwoofer BMW.
in modo, ripeto, da gestire nella maniera più efficace possibile la correzione dell'acustica ambientale. Allora, le tracce utilizzeremo sia delle tracce musicali, sia musica colta, musica classica, la grande orchestra, John Williams e anche Abbado. Poi utilizzerò anche degli estratti musicali però da film, come per esempio A Star is Born, e poi un po' di sanido di divertimento da cinema, con delle clip tratte da Maverick, per esempio, No Time to Die, 007, e anche un paio di chicche, una da Nobody, presentazione molto divertente, però con una traccia musicale in questo caso, e poi quello che ci viene in mente, insomma, in modo da non essere sempre ripetitivi e divertirci un po' anche noi, soprattutto con un sistema così bello e divertente serve anche questo. Ecco, ti faccio una domanda tecno-commerciale, diciamo. Dimmi. Molti utenti ancora non sono convinti differenziano, diciamo, due canali e home theater, pensando che sull'home theater ci guardi solo i film e sul tuo canale ci guardi solo la musica. Cosa ci dici? Allora, innanzitutto, vabbè, io sono quasi un ambasciatore del multicanale insieme al compagno di merende Marco Cicogna, che insomma, facciamo demo e ci spendiamo in multicanale da tantissimo tempo. Allora, in realtà c'è tutto un mondo in multicanale che vale la pena di essere ascoltato. Penso non solo alla sterminata discografia che c'è già in DVD, anche in DVD audio, in Super Audio CD e più recentemente in Blu-ray, ma anche in streaming. Quello che sta succedendo ultimamente è, vediamo, l'affermarsi del 360, dell'audio 360, che è disponibile anche in streaming nella sua declinazione Dolby Atmos, per esempio attraverso Tidal, ed è uno dei vecchi canali. Quindi la musica in multicanale c'è, è come posso dire, un approccio sicuramente diverso, ma non dimentichiamo che ci sono anche delle partiture, anche in musica classica, che prevedono il multicanale. Pensiamo per esempio a Verdi, espressamente al Tuba Mirum. C'è una bellissima edizione in Blu-ray registrata alla Scala di Milano, tra le altre cose, con gli ottoni che stanno sui palchi, e c'è una registrazione in multicanale in 5.1 veramente da pelle d'oca in quel caso, che vi invito ad ascoltare. Quindi al di là del cinema, del divertimento e del Dolby Atmos, c'è anche tutta una parte musicale, anche in Dolby Atmos, in DTS:X o in Auro 3D, che vale la pena di essere ascoltata. Cito un ultimo esempio, un Blu-ray del maestro Pollini, un concerto di pianoforte solo in Dolby Atmos, che uno dice ma che senso ha, cioè il pianoforte basta la stereofonia. Ebbene no, perché in questo caso il Dolby Atmos consente di ricostruire una scena ancora più fedele di questo pianoforte su un palco molto alto, che quindi viene alzato in maniera audace ma fedele alla realtà, e questo grazie appunto al multicanale. Qualche tempo fa sono stato al White Studio a Milano e spiegavano proprio, in realtà le case stanno chiedendo Dolby Atmos anche nelle tracce, cioè forse l'errore che ne deriva poi, insomma, l'utente finale non capisce bene, perché in realtà stanno rimescolando materiale stereo, lo stanno ricreando, stanno facendo un po' di rimescolamento. Sì, c'è un po' di post-produzione, questo lo vediamo anche su Tidal, che è uno dei servizi streaming audio e non solo a pagamento. Appunto c'è tutto un mare magnum in Dolby Atmos, e lì vediamo un sacco di remastering di roba in stereo, ma anche multicanale. Cito per esempio A Night at the Opera dei Queen, che già esiste in multicanale tipo in DVD audio per esempio, che però è stata ricostruita anche in Dolby Atmos. Dolby Atmos che ha un vantaggio in più, lo ricordo, non è solo il fatto di avere i canali a soffitto, anzi nella maggior parte di registrazioni audio, solo audio, non c'è la dimensione verticale, ma permette di ricostruire meglio la scena, perché è il predecoder che fa il rendering a seconda di quanti canali sono nell'ambiente e dove sono posizionati, e questo consente di avere uno sweet spot più esteso e quindi di accontentare più spettatori, più ascoltatori, con una ricostruzione ancora più fedele.